Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera, buonasera a tutti. Carlo, vigilia di Milan-Inter e mi fermerei qui. Finalmente ci siamo arrivati, siamo alla vigilia, è l'ultimo allenamento che dovrebbe aver confermato le intenzioni di Pioli di giocare con gli 11 stabiliti, con gli 11 ipotizzati, con gli 11 indovinati. C'è sempre ovviamente questa possibilità che sapremo solo domani mattina dopo l'ultimo test. Il Milan si ritrova in albergo, ma invece Leao verrà qui. Poi dopo il test parlerà il medico con lo staff tecnico, si deciderà in base alle condizioni e poi o tornerà a casa o andrà in albergo. Io non ipotizzo nulla perché non si sa come stia, ma è 2 giorni che non sente nulla. Il discorso è che non credo, ma questa è una mia ipotesi, non credo che lui vada in panchina oppure cioè se viene gioca, se va in ritiro, se non va in ritiro va a casa. Non credo che ci sia la panchina, non so che cosa cambi la panchina, giocare 20 minuti o giocare dall'inizio. Sì, non è un problema di un giocatore che gli manca, non gioca da 2 mesi e allora, ma è un giocatore che sta benissimo sul piano del fiato, sul piano del rendimento, sul piano della partita dei 90 minuti, ha quel problema lì, quindi o gioca o non gioca. Sì, l'ha fatto capire anche Pioli in conferenza, secondo me, che o sì o no, cioè non c'è un sì, vediamo, lo portiamo in panchina. Mi è sembrato abbastanza chiaro, no, in conferenza. Certo, mi sembra che la soluzione sia quella, o gioca o va in panchina. Diciamo così che quando si è fatto male sabato sera eravamo più tutti negativi sul fatto che potesse esserci, il fatto che invece domani effettui l'ultimo allenamento, l'ultimo test, innanzitutto ci dice che per la partita di ritorno c'è, perché sai, l'erogazione, tutti hanno sparato, stiramento, torna fra un mese e quindi ci sarà, e magari anche un pezzetto di partita di Spezia, perché se non dovesse giocare non vedo perché non possa giocare a Spezia, no? Così, no, infatti assolutamente, è chiaro che stamattina quando con i colleghi abbiamo assistito ai primi 15 minuti di allenamento tutti erano preoccupati sul vedere o no Leao. Io non me lo aspettavo, ad esempio, neanche uscire, no? Vederlo in gruppo. È importante, hai ragione, perché è importante, perché quando un giocatore non rimane negli spogliatoi a fare le cure, i massaggi, eccetera, e incomincia a corricchiare, è già una bella fase avanzata, insomma, del suo ritorno. Poi è chiaro che cioè non l'abbiamo visto fare delle corse in cui sforza, però piuttosto che non vederlo per nulla, ecco, è stato un po' una consolazione, ecco, una speranza. Sì, però direi, Bea, di non fermarci più a Leao. Il Milan gioca con gli altri 11, ci sono gli altri 11 che devono. Il Milan ha vinto e perso con Leao. Se gioca è meglio, ovviamente, però dobbiamo pensare agli altri 10. Però non finisce il mondo, ecco. No, è il fatto che l'Inter, non è che abbia il terzino scarso per cui se c'è Leao o no. L'Inter bisogna ben contrastarla a livello attacco, perché ha un attacco molto forte, molto importante. Certo, bisogna sfruttare la difesa, che secondo me è il punto dove ci sono meno individualità, però è una difesa che comunque sta reggendo bene in questo periodo, è una difesa che ha retto bene sia a Porto che a Lisbona, e quindi è una squadra importante. Quindi l'importante è che il Milan mi offra la prestazione di sabato scorso, quello è importante, e poi il resto viene da solo, perché se offre la prestazione della partita di ritorno puoi mettere o non mettere Leao, non cambia niente. Cosa temi dell'Inter, Carlo? Ti chiedono da casa. Cosa temi di più? A me fa paura l'attacco. L'attacco, Lautaro, Lukaku, Dzeko, ma più soprattutto Lautaro, Lukaku sono due giocatori importanti, e poi soprattutto quello che ha dato fastidio anche nei derby precedenti, queste incursioni di Dumfries da una parte e di Di Marco, che poi ha realizzato il gol molto simile a quello che ha realizzato anche domenica contro la Roma, cioè l'ultima partita contro la Roma. Lui parte dalla sinistra, c'è uno che taglia a destra, mette in mezzo, la palla va, poi lui dall'altro palo fa gol. È successo più o meno anche
nel derby di Riyadh, quindi però Pioli non è che dorme nell'acqua calda, di chi guarda. Certo. Carlo, da casa ti avevano chiesto punti di forza e di debolezza di entrambe le squadre. Dell'Inter mi sembra che tu li abbia detti, punti di forza e di debolezza, te li chiedo a questo punto del nostro Milan. Ma il punto debole o forte del Milan è, diciamo, la squadra, in questo senso. Quando non giocano, veramente non c'è nessuno che li salvi. Quando giocano, allora sono difficilmente. Cioè, se io avessi la certezza di vedere l'atteggiamento, la forza, l'attenzione viste nelle 2 partite col Tottenham e 2 partite contro il Napoli, sarei molto 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 tranquillo. Non li ho sempre visti così, ecco, e allora se non li vedo così, allora possono far fatica con tutti, come hanno già dimostrato di fare fatica. Se invece li vedo determinati, ecco, il mio terrore è di vederli condizionati. Non tanto il Milan di gennaio-febbraio non era il Milan, ma proprio mi fa paura l'idea di magari una squadra che stia troppo indietro, sia un po' spaventata. Ecco, voglio vedere il Milan solito, cioè quello del Tottenham col Napoli, che ha iniziato non benissimo, perché Kvara da 1 metro ha sbagliato il gol, tutto, però bisogna vedere. Non riesco a immaginare se una delle squadre parta a 200 all'ora, non credo, però l'Inter vorrà mettere un po' in soggezione il Milan, e il Milan, se reagisce bene, allora vuol dire che mette in soggezione l'Inter. A me interessa la prestazione, dammi il Milan con l'Atalanta, dammi il Milan col Napoli in campionato, dammi il Milan che ho visto in Champions League nel 2023, gioco anche la finale sereno. Che tra l'altro, Carlo, a parte quel Milan-Napoli che tu hai ricordato, appunto i primi minuti di difficoltà, è sempre stato un Milan che ha iniziato anche bene, no? Tante volte abbiamo parlato di approccio con l'Inter, che è stato un po' così, al di là di gennaio, che come dicevi molto tu, brutto. Quindi anche questo sarà importante. Esatto, perché poi non dimentichiamo che anche il derby vinto nella partita di andata, mi sembra fossero andati in vantaggio loro con Brozovic. Sì, primo tempo bruttino. È un periodo che lì, cioè, non riusciamo mai ad andare in vantaggio con l'Inter, se non erro, quindi sarebbe importante, perché se tu per caso parti bene, impegni 2 volte Onana, non dico che segni il gol, sarebbe meraviglioso, e li fai perdere molte certezze a loro, che si sentono con tante certezze giustamente in mano. Quindi conta molto l'approccio. Beh, io ricordo il derby di settembre, mi pare fosse il primo di quest'anno, anche quello era andato così, no? Loro andati in vantaggio, poi era successa quella scaramuccia tra Barella, Bastoni, con la panchina del Milan, e il Milan che si è ripreso tutto. Certo. Quindi anche queste cose faranno loro. L'ultima cosa che ti chiedono, Carlo, Giroud molto carico, tu che eri in conferenza ce lo puoi confermare? Mi è sembrato abbastanza... Sì? Bea, io voglio bene a te, ai tifosi, però sono frasi molto cioè... No, sì, mi è sembrato, diciamo che è molto carico, ma no. Diciamo più... Cioè lui solitamente è molto tranquillo, no? Però quando gli hanno fatto la domanda sulla semifinale, quella finale del mondiale, mi è sembrato con... Non dico il dente avvelenato, però determinato, ecco, che lui solitamente è molto tranquillo. Io metterei Sornione. Ah, ok. Io, a me piace Sornione. Va bene, vediamo. Sornione. E Sornione è anche il gatto, la tigre. Sì, infatti. Carlo, io ti ringrazio e ti do appuntamento con la nostra rubrica giovedì, perché domani c'è il derby, quindi ci rivediamo a risultato ottenuto. Certo, quindi certo che tutti noi vorremmo andare ibernati fino alle 19 di giovedì, però insomma, se ci piace il calcio bisogna andare ad affrontare queste partite, altrimenti è bello il calcio, se vinci, se perdi, è il calcio, a volte vinci, a volte perdi, l'importante è che il Milan offra una bella prestazione. Io guardo solo la prestazione, a me il resto non interessa, le ha o non le ha, voglio la prestazione e basta. Grazie Carlo. Un grande saluto e mi raccomando, dormi serena. Se no ti consiglio un po' di Bardana, un po' di Meliloto, un po' di tiglia tomentosa, ti fai un piccolo cocktail,
sono tutti prodotti omeopatici, quindi niente di chimico, e così riposi sereno con gli angeli che ti volano intorno. Ma so che neanche tu dormirai sereno, anche se tu lo dici a me. Dormo, mi sto leggendo un libro appena iniziato, libro di Hillary Clinton con una scrittrice, un fanta politico bello, quindi mi addormenterò sotto le pagine di fanta politica. Domani ho degli impegni e poi si partirà, come sempre, spaghettino in bianco e crostata tamaniana. E la vita, Beatrice. Carlo, io con questa chiusura anche culinaria ti saluto. Serena, un abbraccio, ciao.